Ciao a tutti! Per il tutorial di oggi ho pensato a una cosa molto semplice e veloce, ma che fa la differenza nei nostri lavori, cioè come nascondiamo i fili nei nostri lavori. In molti mi avete chiesto come nascondere i fili in modo che poi non tornino fuori le codine. Per nascondere i fili io normalmente uso un ago senza punta, ma possiamo usare anche un ago con la punta, e passiamo attraverso il lavoro, attraverso per esempio in questo caso il punto alto e poi attraverso il lavoro. Se usate un ago con la punta attraversate la trama dei fili, in questo modo sarà bloccato ancora meglio. Quando tiriamo il lavoro un po' si arriccia e quindi lo dobbiamo ritirare nell'altro senso in modo che il lavoro riacquisisca elasticità. E questo è un punto, perché se quando passo il filo tiro così e taglio, poi usando il capo i punti tirano e il filetto tende a sfilarsi. La seconda cosa da fare è, se lo nascondo per esempio in questo verso, ripassarlo anche nell'altro verso. Adesso passa fuori da questo ultimo filo qui e quindi io entro in quello dopo, magari rientrando anche nella trama del filo, nella trama del lavoro blu sotto. Più lo incastriamo, per così dire, il filo, e più sarà difficile che poi esca. Ripasso tutto nell'altro senso senza tirare troppo e anche qui ridò elasticità e taglio. Avendo nascosto il filo nei due sensi, cioè prima in giù e poi in su, quando il lavoro tira, perché lo usiamo, perché è una borsa, perché è una maglia, per qualunque cosa, insomma, e il lavoro tira, anche se qui tira, il filo non uscirà mai, perché il lavoro tira in questo senso, ma il filo è nascosto nell'altro senso per l'ultima passata e quindi non uscirà mai. Questo è il metodo che io uso per nascondere i fili e mi sono sempre trovata bene. Adesso questo era il filo finale e quindi ho dovuto nasconderlo del tutto. Per quanto riguarda tutti gli altri fili, per esempio delle mattonelle, ma di qualunque altro lavoro, normalmente quando inizio con il lavoro lo nascondo, il filetto lo nascondo sempre attraverso i punti. Quindi per esempio tutti i fili che io ho qui sono già nascosti in un senso, cioè questo è il primo punto celestino e ho preso il filo nel lavoro mentre lavoravo. In questo modo, quando nascondo il filo, devo passare solo nell'altro senso e ho un passaggio in meno. Qua quando entriamo passiamo proprio attraverso anche i fili sotto, in modo da incastrarlo il più possibile. Ridiamo sempre la lunghezza al lavoro, l'elasticità, e tagliamo a raso. E in questo modo nascondiamo i fili in maniera perfetta, il lavoro è perfetto e soprattutto appunto non escono utilizzando il lavoro. Questo per esempio è il top granny che ho fatto l'anno scorso, questo è il dietro ovviamente, l'ho portato tanto, l'ho lavato diverse volte e come vedete è perfetto. Quindi con il metodo che vi ho mostrato forse ci mettete un po' di più a nascondere i fili perché bisogna passarli 2 volte, ma vi assicuro che il risultato sarà perfetto e soprattutto rimarrà perfetto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io come al solito spero tanto che questo brevissimo tutorial in questo caso vi sia utile. Fatemelo sapere scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Se non siete iscritti al canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi, è e rimarrà sempre gratuito, e attivate la campanella, in questo modo YouTube vi avviserà ogni volta che carico un nuovo video.
Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!